Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vi riporto una piccola sequenza registrata durante un corso che ho tenuto in Piemonte un paio di settimane fa. Nel video in questione vedrete che spiego alcune cose alla lavagna e in particolar modo preparo le persone che ho di fronte a me al momento in cui andremo a prendere i cavalli e andremo a lavorare in campo. Il corso in questione è un corso di freestyle, per cui le persone che sono lì di fronte a me sono persone che avevano già fatto altri corsi con me e che in quel particolare corso avremmo lavorato su tutta la parte da sella, diciamo trasportare quello che è stato fatto in terra in sella. Per cui affronto alcuni argomenti come quello dell'avere il cavallo calmo, connesso e che risponde. Spero che lo troviate interessante, secondo me lo è, però questo me lo dovrete dire voi lasciandomi magari un piccolo commento e fatemi sapere anche se vi piacciono queste piccole pillole dai corsi e se volete magari ne faremo anche altre. Ma adesso vi lascio al video. Quando noi andremo a prendere il cavallo dobbiamo tenere presente questo, e la prima cosa che voglio da voi è di verificare in che stato è il vostro cavallo. Vi ricordate, no? Si è detto già anche l'altra volta che in base alle situazioni qui il cavallo si muove. Io posso avere un cavallo che normalmente è sinistro introverso, ma poi in base a ciò che ha d'intorno gli altri cavalli, l'attrezzatura che usiamo, no? Tutta questa roba qua può muoversi, ok? Quindi voi dovete prima di tutto riuscire a capire in che situazione è in quel momento e dopodiché andare a applicare le strategie che servono per portarlo in maniera più centrata a fare quello che chiedete voi. Ricordate, qui ci sono tutte le caratteristiche di ciascun quadrante che sono estreme, medie o basse. Quindi al momento che io porto il mio cavallo verso il centro lo miglioro e quindi lo rendo più calmo, connesso e che risponde. Il nostro obiettivo quando andiamo in campo è avere il cavallo che sia calmo, connesso e che risponde. Calmo, perché se no non pensa, e se è qua non pensa, ok? Però potrebbe essere anche calmo e si fa fatti sua. Vero Aurora? Calmo e si fa fatti sua. Come spesso accade nei sinistri introversi, che sono calmi però non gliene frega assolutamente nulla di te. Quindi entra in funzione la seconda parola che abbiamo detto, calmo, connesso, ok? Quindi pensa a noi e non ai cavoli sua. Lo stesso discorso vale di qua, io qua avrò difficoltà, cavallo destro, avrò difficoltà a farlo calmare, ok? Una volta che è calmo è facile che questo sia già connesso con noi. Questo è calmo di suo, ma dobbiamo prendere la sua attenzione, ok? Quindi la differenza, no? Okay. Risponde. Che risponde? Cavallo, calmo, connesso e che risponde? Risponde quando ho calmo e connesso, ho buone chance che risponda perché le richieste che gli farò lui le comprenderà perché è calmo e connesso. A quel punto potrebbe rispondere poco, insomma, o benissimo. Allora in quel caso entrano in funzione le fasi. Fase 1, 2, 3, 4. Ricordatevi che la fase 4 è quella che semina e la fase 1 è quella che raccoglie. Se io non faccio la fase 4 bene, non posso pensare di avere poi una fase 1 che mi funziona. Quindi se io oggi non semino, non è che fra un anno raccolgo, ci avrò della pelle bettina ma non ci avrò quello che ho seminato, perché in realtà non l'ho seminato. Quindi la cosa che vi chiedo è veramente cercare in questi 2 giorni di imparare a usare bene la fase 4. La fase 4 non la dovete vedere come se fosse il demonio, la fase 4 è ciò che insegna il cavallo, ma la fase 4 non è qualcosa di più rispetto a quello che serve.
non è qualcosa di meno rispetto a quello che serve, è ciò che serve. È sufficiente energia che crea scomodità nel cavallo, quel giusto che basta per far sì che il cavallo decida di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che sta facendo. Quindi se io non cambio quella situazione, se io non faccio in modo che ciò che creo come scomodità sia sufficiente per cambiare quella situazione, non ottengo nulla, perché il cavallo rimane ancora della sua opinione e continua ancora a fare quello che stava facendo prima. Quindi la fase 4 è quella che segue. Se faccio bene una fase 4, allora poi la fase 1 funziona veramente. Devo avere tutti i cavalli che funzionano in fase 1? Sì, l'obiettivo è quello. Non ci devono essere cavalli che funzionano in fase 3. Tutti i cavalli devono funzionare in fase 1. È ovvio, non è che lo otterrete tra oggi e domani. Quindi all'inizio ci si accontenta e ovviamente già io mi accontento già se da una fase 4 riesco a portare il cavallo che mi risponde in fase 3. Però piano piano il mio obiettivo non è quello. Ricordate un'altra cosa importante, sicuramente l'avete già sentito dire, che oggi lavorate per domani e domani per domani l'altro. Quindi non dovete pensare, però oggi da 4 l'ho portata da 3, però via, posso provare anche a portare. No, fermati lì, aspetta a domani. Domani magari ti dà anche la 2. Caso per caso poi va visto, dipende dal livello del cavallo. Se è un cavallo che normalmente mi risponde in fase 1 e oggi mi risponde in fase 4, posso insistere finché non mi dà la 1, perché vuol dire che lui oggi è particolarmente resiliente nei miei confronti, cioè mi fa così con tutti e 2 diti, e quindi chiaramente può darsi che per Aurora può darsi che mi crei magari qualche situazione un po' di difficoltà semplicemente perché oggi non ha voglia, perché gira le scatole, perché vuole andare a mangiare all'erba, perché ha mangiato più tardi, ha mangiato meno, ma i cavalli sono come noi, non è che dobbiamo, si svegliano in una maniera, si svegliano in un'altra, possiamo avere un cavallo che di solito è qua e ci troviamo da quest'altra parte. Queste sono le situazioni che chi è che ha il cavallo da fuori? Aurora, poi da fuori, che viene da fuori, che non è che Elena, basta, ok? Te Chiara no perché prende un cavallo di loro, ok? Io no perché prende un cavallo, ok. Quindi voi siete ovviamente avvantaggiati perché l'ambiente non cambia. Si presume che questi cavalli che andrete a prendere questa parte qui l'abbiano, diciamo, buona, ok? Però rimane poi magari l'attrezzatura, perché andremo a montare e a fare le cose in maniera inusuale per loro, probabilmente a parte quelli che gestisce la ringa, non credo che altri cavalli siano gestiti con capezze, parelli, corde lunghe, stick, eccetera. Altri cavalli intorno, sì, abbiamo questa componente qua che ci potrà far cambiare l'orsenale perché avranno cavalli intorno che magari non conoscano, quelli che sono venuti da fuori. Avremo un leader diverso e quindi anche questo comporterà un cambiamento probabilmente nel loro modo di fare, come sta succedendo con te. Cioè, lui per anni è stato insieme a un'altra persona, adesso deve rimettersi insieme a te, quindi questa è la difficoltà che tu trovi in questo momento. E poi quanti di loro sono abituati a essere già studenti, cioè essere lì, ascoltarvi, provare a fare quello che gli chiedete e cercare di rispondere nella migliore delle maniere. Ci sarà qualcuno, sicuramente sarà già così, magari mi immagino quello della Elena sicuramente sarà già confidente con se stesso e con lo studente, il tuo sicuramente lo sarà perché insomma di cose ne sa, e non so gli altri, per cui questa è una cosa che per voi potrebbe magari farvi navigare un po' il cavallo a destra e a sinistra, questo non lo sapete, quindi una delle cose importanti è non dare mai niente per scontato. Okay? Quindi non pensate, ma siccome il mio cavallo era così ieri, allora anche oggi sarà così. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love